Ciao! Nei precedenti video ti abbiamo spiegato che cos'è Smart Binance, come registrarti al sito e come collegare il tuo account Binance. Oggi ti presenteremo l'interfaccia di inserimento, modifica e gestione degli ordini. Rispetto a Binance la nostra interfaccia prevede più funzionalità, ma una volta imparata sarà facilissimo utilizzarla. Scopriamola insieme! Se hai compilato correttamente i codici API, vedrai in home page il pulsante Crea ordine. Se ancora non hai collegato i tuoi codici API, guarda il video dedicato alla registrazione e inserimento dei codici API. Il link lo trovi nella descrizione di questo video. Cliccando su Crea ordine si aprirà l'interfaccia di inserimento. Scopriamola insieme. Il primo campo ti permette di scegliere tra un ordine reale, che verrà realmente inviato a Binance, oppure un ordine simulato. Gli ordini simulati non vengono inviati a Binance e ti tornano utili per testare la nostra piattaforma, per effettuare delle strategie di trading oppure come innesco per ordini reali. Ma approfondiremo questi ultimi aspetti nei prossimi video, quando analizzeremo le strategie di trading più comuni. Mi raccomando, quando usi un ordine simulato, inserisci una quantità fissa e alta, per esempio 1000, anche se non hai la moneta a disposizione. In questo modo il sistema non ti darà errori. Subito sotto è presente l'area dedicata al grafico in tempo reale, che verrà mostrata solo quando selezionerai una moneta. Il campo successivo consiste nello scegliere la moneta che ti interessa. Una volta selezionata appariranno altri campi: il grafico, il prezzo attuale della moneta, il campo della quantità, il totale e la sezione delle regole che analizzeremo tra poco. Una volta selezionata la moneta, dovrai scegliere che tipo di azione far eseguire a quest'ordine, ossia vuoi acquistare o vendere. Il tipo di ordine determina come verrà inviato a Binance. Selezionando Market, l'ordine verrà eseguito al prezzo di mercato. L'ordine Limit, invece, invierà un ordine a prezzo fisso, pari al prezzo nel momento in cui l'ordine verrà inviato a Binance. La differenza tra le due è che con Market, Binance eseguirà l'ordine nel più breve tempo possibile, ma ad un prezzo che potrebbe discostarsi un po' da quello impostato nelle regole. Con l'ordine Limit, invece, verrà eseguito solo se riuscirà a piazzarlo al prezzo da te impostato. Con l'ordine Market, quindi, si rischia di acquistare o vendere ad un prezzo leggermente diverso da quello impostato sulle regole, ma avrai la certezza che verrà eseguito. Anche il campo quantità è molto importante. Da qui puoi decidere la quantità da tradare in 4 diverse modalità. Con valore fisso, espresso nella moneta che vuoi tradare. Selezionando questa tipologia, sotto il campo quantità troverai indicato il valore massimo che puoi tradare, basato sulla quantità di moneta in tuo possesso in quel momento, e 4 comodi tasti per riempire il campo quantità con una parte della tua disponibilità. Importante! Quando fai un ordine simulato, inserisci una quantità fissa e alta, per esempio 10.000, anche se non hai la moneta a disposizione. In questo modo il sistema non ti darà errori. Inserendo oppure scegliendo una delle altre 4 tipologie di quantità, potresti riscontrare degli errori. Con la seconda modalità, la somma da tradare viene espressa nel valore della criptovaluta di scambio. Se per esempio stai trattando Tron Bitcoin, puoi impostare una quantità basata su Bitcoin, anziché Tron. La terza modalità consiste nell'utilizzare una parte della quantità presente in portafoglio nel momento in cui l'ordine viene inviato a Binance. Al contrario dei primi due, questa quantità è da considerarsi come una percentuale della quantità che hai in portafoglio. La quarta modalità, invece, ti permette di scegliere una quantità basata su un ordine in corso, calcolata come percentuale dell'ordine scelto. Scegliendo questa opzione, l'ordine diventerà obbligatoriamente un ordine condizionato all'esecuzione di un altro ordine, ma delle condizioni parleremo tra poco. Subito dopo la quantità è presente un indicatore del totale dell'ordine, qualora sia calcolabile. Ora la parte più interessante, le regole. Grazie alle regole puoi decidere i parametri dei tuoi ordini e quando verranno inviati a Binance. Puoi combinare anche più regole alla volta. Clicca sul pulsante Aggiungi gruppo di regole e scegli. Ogni gruppo di regole può includerne più di una e puoi aggiungerle cliccando sul tasto più situato sulla destra di ogni regola. Un gruppo di regole si intende verificato quando tutte le regole presenti al suo interno sono verificate. Puoi anche aggiungere più gruppi cliccando più volte su Aggiungi gruppo di regole. Un ordine viene inviato quando almeno uno dei gruppi è verificato. In questo caso, per poter essere eseguito l'ordine, deve verificarsi o questo gruppo di regole
o quest'altro. Puoi anche inserire ordini senza regole, oppure con un solo gruppo e una sola regola. La scelta è tua. Subito sotto le regole ci sono le condizioni. Questa sezione è visibile solo se hai già degli ordini in corso. Da qui puoi decidere se l'ordine che stai per inserire dovrà essere eseguito o annullato in conseguenza a un altro ordine. È molto comodo per esempio se vuoi creare delle strategie concatenate, per esempio se vuoi trasformare in USDT una vendita da altcoin a Bitcoin. Anche questa funzionalità verrà mostrata meglio nei prossimi video, in cui ti faremo vedere come mettere in pratica alcune strategie di trading avanzate. Infine, un campo non obbligatorio dove poter inserire una nota personale legata all'ordine. Puoi per esempio annotare le motivazioni per le quali hai inserito quell'ordine. Un'altra parte importante della gestione ordini sono le azioni abilitate per gli utenti premium, disponibili nella lista ordini. Tramite queste azioni puoi scegliere se forzare l'esecuzione di un ordine in corso, ignorando qualsiasi regola e condizione, o modificare un ordine o duplicarlo. Vediamo insieme come modificare un ordine. Una volta cliccata l'icona per modificare l'ordine, avrai 60 secondi di tempo prima che venga ricontrollato dal sistema. L'ordine tornerà ad essere processato da Smart Binance solo una volta che salverai l'ordine o che saranno passati 60 secondi. L'interfaccia di modifica degli ordini è identica a quella di inserimento, tranne che per un'opzione aggiuntiva che ti permette di decidere se resettare i calcoli relativi a quell'ordine oppure no. Se resetti i calcoli, allora il nuovo prezzo di riferimento sarà quello preso nel momento in cui salvi l'ordine. E tutti i calcoli sui take profit, stop loss e sulle regole dinamiche ripartiranno da quel momento. Se invece non resetti i calcoli, i prezzi di riferimento per le tue regole saranno quelli registrati nel momento in cui avevi inizialmente inserito l'ordine. Nei prossimi video analizzeremo nel dettaglio le regole, spiegandole una ad una e mostrandoti alcune delle strategie più utilizzate dai nostri utenti.